Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo punto molto semplice, però nello stesso tempo molto raffinato e delicato. È un punto che si svolge ripetendo sempre la stessa riga, quindi adatto anche a chi ha le prime armi. Ed è un punto che si può utilizzare per tantissime cose, per l'abbigliamento e anche per gli accessori per la casa. Vi lascio al video. Per fare il punto di oggi avremo bisogno di un multiplo di 12 più 1, quindi andrò a montare 48 catenelle che sono il multiplo di 12 più 1 per un totale di 49. Fatte le 49 catenelle ne faccio una per girare, entro in quella che ho subito a sinistra con un punto basso. Dopodiché prendo la costina del punto che ho appena fatto, quella che ho a sinistra, e faccio un altro punto basso. Con questo avremo fatto il nostro primo punto alto. Fatto quello che sostituirà il nostro primo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base e vado a fare un punto alto. Aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare la catenella che ho subito dopo al punto alto con un gruppetto di 3 punti alti. Dopodiché vado a chiudere con un punto basso nella quarta catenella che ho a disposizione, quindi 1, 2, 3, entro nella quarta con un punto basso, salgo con 3 catenelle e di nuovo filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza con un punto alto, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base e faccio un altro punto alto e di nuovo aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva e faccio un altro punto alto, aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella catenella che ho subito dopo il punto alto che ho appena lavorato con un gruppo di 3 punti alti nella stessa catenella di base. Filo sull'uncinetto, entro nella catenella che ho subito dopo al punto alto che ho appena lavorato facendo 3 punti alti nella stessa catenella di base. Dopodiché di nuovo vado a saltare 1, 2, 3, entro nella quarta catenella e chiudo con un punto basso. Salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base e vado a lavorare i miei 3 punti alti separati da 2 catenelle, quindi un punto alto, una catenella, salto una catenella di base, faccio un altro punto alto, aggiungo una catenella, salto un'altra catenella di base, faccio un altro punto alto, dopodiché aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare la catenella che ho subito dopo al punto alto con 3 punti alti nella stessa catenella di base. Quindi salto 1, 2, 3 catenelle, entro nella quarta e chiudo con un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto e qui ne salto 2, 1, 2, entro nella terza, punto alto, catenella, salto una catenella di base, entro in quella successiva, un altro punto alto, catenella, salto una catenella di base, entro in quella dopo con un altro punto alto e aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella catenella che ho subito dopo e lavoro il mio gruppetto di 3 punti alti nella stessa catenella di base. Dopodiché conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella con un punto basso,
salgo con 3 catenelle, salto 2 punti, 2 catenelle di base, entro nella terza con un punto alto, una catenella, filo sull'uncinetto e vado a lavorare l'ultima catenella che ho a disposizione con un ultimo punto alto. E ho fatto la riga numero 1. Ora ripartiamo, giriamo il lavoro e facciamo nel punto che ho subito sotto un punto basso, vado a prendere la costina più a sinistra e faccio un altro punto basso e questo sostituirà il nostro primo punto alto. Aggiungo una catenella di separazione e vado a lavorare il punto alto che ho subito dopo. Di nuovo aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle che ho subito dopo il punto alto con 3 punti alti. E vado a chiudermi con un punto basso sull'ultimo punto alto del ventaglietto di 3 archetti che abbiamo nel giro sottostante. Praticamente sdraio, mi sposto con l'uncinetto e vado a chiudere qui. Quindi qui ho il punto basso, qui ho l'archetto, ho il ventaglietto dei 3 punti, entro qua e faccio un punto basso. Dopodiché salgo con 3 catenelle e vado a lavorare i miei 3 punti rete, quindi punto alto su punto alto, catenella, salto la catenella, punto alto su punto alto, catenella, salto questa catenella, punto alto su punto alto e di nuovo aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto e qui abbiamo questo archetto obliquo, vado a fare dentro 3 punti alti. E quindi vado a chiudere con un punto basso sul terzo punto alto, quindi qui abbiamo il punto basso del giro sotto, salto 1, salto 2 e entro nel terzo e vado a chiudere con un punto basso. Salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare i miei 3 punti rete, quindi vado sul punto alto, dentro il punto alto e lavoro un punto alto, salto una catenella di base, nel frattempo ne ho fatta un'aggiuntiva di separazione e faccio un punto alto e di nuovo aggiungo la catenella, entro nel punto alto che trovo subito dopo con un altro punto alto. Da qui aggiungo le 3 catenelle ed entro dentro l'archetto che ho subito qui sotto, quello obliquo, e faccio 3 punti alti. Dopodiché salto tutti questi punti, entro nell'ultimo del ventaglietto di 3 punti alti che abbiamo nella riga sottostante e mi chiudo con un punto basso. Salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a ripetere l'operazione dei 3 punti rete, quindi entro nel punto alto con un punto alto, catenella di separazione, entro nel punto alto dopo, faccio un altro punto alto, catenella di separazione, entro in quello successivo con un altro punto alto, aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto e entro nell'archetto che ho, quello obliquo che ho subito sotto, e faccio il mio gruppetto di 3 punti alti. E di nuovo mi sposto, vado a fare un punto basso sull'ultimo punto alto che ho a disposizione della riga sottostante. Salgo con 3 catenelle e vado a chiudere con gli ultimi 2 punti, quindi entro nel punto alto e faccio un punto alto, aggiungo una catenella, entro nell'ultimo punto
con un punto alto. Abbiamo fatto la riga numero 2. Ora non dovremo far altro che ripetere la stessa riga. Quindi praticamente sempre la stessa riga che si ripete. Giro il lavoro, entro, faccio punto basso, un altro punto basso, catenella di separazione, vado a lavorare il punto alto, aggiungo le 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a riempire l'archetto con 3 punti alti, l'archetto che ho subito sotto. Dopodiché mi sposto e vado a lavorare sull'ultimo punto alto che ho fatto, che mi trovo dalla riga precedente. Quindi salgo ancora con 3 catenelle e vado a lavorare i 3 punti alti separati da una catenella, quindi punto alto, catenella, punto alto su punto alto, catenella e punto alto su punto alto, catenella, aggiungo 3 catenelle, di nuovo ho questo archetto qui obliquo, vado a farci dentro 3 punti alti. E mi sposto all'ultimo dei punti che trovo nella riga sottostante. Aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare i 3 punti alti separati dalle catenelle, quindi un punto alto dentro il punto alto, catenella di separazione, un punto alto dentro l'altro punto alto, catenella di separazione e un punto alto dentro l'altro punto alto. Aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a riempire l'archetto che ho subito dopo con 3 punti alti. Mi sposto, quindi salto tutti questi punti qua, vado nell'ultimo e chiudo con un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto, faccio un punto alto, salto, faccio una catenella e salto la catenella, entro il punto alto, faccio l'altro punto alto e di nuovo catenella e punto alto nel punto alto. Faccio 3 catenelle, vado a riempirmi l'archetto che ho subito sotto con i 3 punti alti, 1, 2 e 3. E mi sposto nell'ultimo punto che trovo con un punto basso. Salgo con 3 catenelle e vado a lavorare gli ultimi 2 punti che mi restano, quindi punto alto, catenella, entro nell'ultimo punto alto e faccio un punto alto. Praticamente dovremmo ripetere solo questa riga e la ripetizione della stessa riga. Vado avanti a lavorare ancora un pochino. Ho terminato il mio campione ed ecco il risultato, un punto davvero tanto bello quanto semplice, che si adatta tra l'altro a molte cose, volendo oltre che usarlo per stole, magliette estive, copricostumi, si possono ricavare anche delle bellissime tendine e perché no anche dei runner. Ovviamente bisognerà fare dei giri di rifinitura. E con questo il video è finito. Come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e condividetelo, mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo inoltre che ho una pagina Facebook ed un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.